Buongiorno e ben trovati. Nel video di oggi vi voglio portare un po' di quelle che sono le mie esperienze nel corso degli ultimi 10 anni. Chi di voi mi conosce sa che negli ultimi 10 anni noi siamo stati seguiti in maniera molto ravvicinata dal dottor Magni, che è un alimentarista docente all'Università di Pisa, e in questi anni ho imparato veramente tantissime cose da lui e durante i miei corsi spesso e volentieri si finisce con il parlare di alimentazione. Chiaramente perché l'alimentazione nel cavallo, insieme alla sua gestione in senso generale, ha una grande importanza. Perché può portare anche a delle modifiche sostanziali del suo comportamento, sia nel lavoro sia nell'uso quotidiano di tutti i giorni. Questa cosa ha sfociato un po' spesso e volentieri in tante discussioni a tavola, la sera a cena, a pranzo. Nei momenti diciamo morti del corso capitava spesso che si andasse a finire a parlare di queste cose, e quindi ho potuto raccogliere un po' di informazioni di quelli che sono gli errori tipici che vengono fatti appunto sull'alimentazione del cavallo dai proprietari, ma anche dai proprietari dei maneggi. E allora ho voluto rinchiudere in questo video un po' quelli che sono gli errori tipici e anche come evitare di farli. Ma adesso diamo via ai 6 errori sull'alimentazione più comuni, e c'è anche un bonus, per cui aspettate alla fine. E ora partiamo. Primo errore è dare da mangiare in base alla quantità e non al peso. Ad esempio, vedete, qui c'è del mangime, non vi sto a dire che tipo di mangime è. Questo mangime qui è in pellet, ok? Lo stesso quantitativo di questo mangime qui invece, che è in polvere, questo poi fra l'altro va bagnato prima di darglielo. È chiaro che se io vado in base al volume mi ritrovo, o non guardate che questo è leggermente più grande di quest'altro, se no tanto ci sono i soliti pignolazzi che dicono ma non sono uguali. Fate conto che questa roba ve la metto di qua. Il solito misurino di questo tipo di mangime che è in polvere e questo tipo di mangime che è in pellet non potrà pesare la stessa maniera. Per cui ricordatevi sempre di dare da mangiare al cavallo usando il peso, usando la bilancia. Magari prendete questo contenitore, questo, quello che vi pare a voi, la classica mestola, lo riempite del mangime che state dando al cavallo, lo mettete sulla bilancia e sapete che quel contenitore pieno pesa quel quantitativo di grammi, ok? E a quella maniera lì vi fate la dose, non state poi a fare degli errori grossolani come a dire a occhio quanto mangia il tuo cavallo, ma 3 misurini, sì, ma 3 misurini di cosa? Di che tipo di misurini? Quanto sono? Sono 1 chilo, sono 1,5 chili, 1,7 chili, perché se poi dopo dovete variare la quantità oppure il mangime dovete fare una comparazione che sia abbastanza precisa, senza considerare che poi al veterinario cosa gli dite se vi fa la domanda quanto mangia il tuo cavallo? 2 o 3 palettate di mangime. Sì, ma le palette ci sono grosse, ci sono piccole, ci sono piccolissime, ok? Stesso discorso vale per le reti. Se io prendo una rete come questa e ci attacco uno di quelle attrezzi per pesare le valigie, per esempio, che costano una decina di euro su Amazon, potete prendere, ce ne sono veramente di tantissimi tipi, basta che la pesate una volta e sapete poi più o meno quanto fieno gli date al vostro cavallo. Se non usate le reti e usate le falde, le classiche faldettine delle ballette di fieno, anche lì è uguale, lo mettete in una rete, lo mettete in un sacco, quello che vi pare, lo pesate una volta e vi fate un'idea più o meno di quanta razione di fieno gli date. Poi non è che deve essere preciso al grammo, però un'idea ce l'avete. Ripeto, non importa pesarlo continuamente tutte le volte, ma più o meno a questa maniera sapete che se gli date 2 falde di quelle balle lì arrivano tot chili al cavallo. Secondo errore che viene spesso fatto è quello di dare da mangiare lo stesso tipo di alimento a tutti i cavalli, per esempio del maneggio, e per di più spesso e volentieri anche la stessa quantità. Allora, io ho un cavallo così, che è giovane e che ha un certo tipo di struttura, un certo tipo di muscolatura, non posso dargli da mangiare uguale a questo cavallo qui, per esempio,
che è un cavallo che oramai ha una sua età, anche se la razza è la stessa, questa ha passato già da un po' i 30 anni. O questo cavallo qui, che ad esempio non è più così giovanissimo, perché comincia ad andare intorno ai 17-18 anni, però è una razza che sappiamo tutti, questo è un Haflinger, che sappiamo tutti che sono tendenti a ingrassare con nulla. Terzo errore è quello di sovrastimare il lavoro che fa il nostro cavallo. Interrompo un attimo il video per ricordarvi che l'Academy di livello 1 è ancora aperta e chiuderà alla fine del mese di settembre. Sono rimasti ancora 2 posti liberi, sono gli ultimi, poi dopo la chiudo, anche se non siamo arrivati al 30 di settembre perché si sono iscritti in troppi. Di conseguenza, se hai intenzione anche tu di iscriverti all'Academy, ti conviene andare di volata su matteonihorsemanship.com, ti metto il link qui sotto e vai dentro e ti iscrivi. C'è una tabellina che ci serve più o meno per capire dove siamo all'interno del lavoro che fa il nostro cavallo. Se non lavora mai praticamente, siamo nella zona del mantenimento, ok? Quindi la sua reazione deve essere solo di mantenimento, quindi potrebbe per alcuni casi andare bene anche semplicemente solo il fieno, se è un buon fieno. Poi abbiamo da 1 a 3 ore la settimana come lavoro, in quel caso si dice che è un lavoro leggero. Poi abbiamo da 3 a 5 ore che viene considerato, sempre alla settimana sto parlando, che viene considerato lavoro moderato. Poi da 4 a 5 ore la settimana con sessioni di galoppo intenso, quindi diciamo siamo un pochino più su uno sforzo abbastanza importante, viene considerato lavoro pesante. E poi infine dalle 6 alle 12 ore la settimana di lavoro viene considerato un lavoro molto intenso, molto pesante. Quindi prima di tutto dobbiamo capire dove stiamo con il nostro cavallo e poi fare una adeguata razione. Se c'è bisogno si andrà anche su una razione con del mangime, se non ce n'è bisogno assolutamente solo fieno, ovviamente a patto che sia un buon fieno. Un altro aspetto che va sempre considerato è dove è il nostro cavallo, non solo da un punto di vista di lavoro settimanale, ma anche dove è lui in quel momento, come si chiama body score, okay? Non c'è un altro nome per esprimerlo meglio, cioè quali sono le sue condizioni fisiche di quel momento lì. Perché se sono le condizioni fisiche ottimali io dovrò fare un lavoro di mantenimento, se sono condizioni fisiche invece che sono o verso il grasso o verso il magro, dovrò cambiare l'alimentazione in funzione appunto di quello. Per determinare le condizioni fisiche del nostro cavallo dobbiamo avere un'idea di cos'è il body score. Il body condition score si chiama. Ci sono 2 scale, quella comunemente usata è quella che va da 1 a 9, dove 4 è un cavallo che ci si suona l'arpa nelle costole e ci si appende il cappello sulle anche, e 8 è un cavallo che è obeso, che 9 rotola, ok? Quindi per avere un'idea di come si può determinare questo body condition score, vi metto qui una clip che abbiamo realizzato con il dottor Magni, dove dà una spiegazione un po' di come si capisce il body score del cavallo. In questo caso è un puro sangue, però poi la stessa cosa con piccole variazioni vale anche per gli altri cavalli. Il dottor Livio Magni, se qualcuno di voi non lo conosce, è un docente dell'Università di Pisa, Dipartimento di Veterinaria, con il quale abbiamo realizzato anche un corso proprio sull'alimentazione che trovate sul club, matteonihorsemanship.club, andate là e lo trovate, proprio un corso online che potete acquistare e guardarvelo per conto vostro. Adesso vi lascio la clip. 4-5 punti, il collo, il garrese, l'attacco della coda, con la zona vertebrale, però fondamentalmente questa zona qui, quest'area tra la 7ª e la 13ª. Leggero passaggio col pollice e decidi, è una cosa individuale di esperienza, decidi quanta copertura c'è, quanta massa grassa c'è. Però il discorso qual è? Va da 1 a 9, 1 è uno scheletro, 9 è una botte di grasso. Al di sotto del 5, che è il loro valore ideale, al di sotto del 5 sono magri, tutti magri. È chiaro che se sotto a 5 un Sel Français o peggio ancora un Murgese, chiama il veterinario. Loro possono andare, perché il puro sangue
non è un cavallo puro, è un ibrido perfetto, quindi ha dentro molte variabili. Quindi loro possono andare da 5 a 6 al massimo. Okay. Un Murgese è bene che sia tra 6 e 7 per dire, no? E ora passiamo al punto numero 4. Errore numero 4. Mescolare fra di loro molteplici tipi di integratori. Spesso gli integratori hanno dei principi attivi che sono similari, quindi quando noi andiamo a aggiungere tipi di integratori diversi senza andare bene a fondo o magari farli vedere prima a un veterinario o un alimentarista, è possibile che un integratore vada a portare dei nutrienti che però sono presenti anche in un altro integratore e questi si sommano. E quindi possiamo andare a creare delle situazioni che non sono esattamente quelle che noi vogliamo o che magari potrebbero anche in alcuni casi dare dei problemi. Altra cosa importante, ogni integratore che si dà solitamente va continuato a dare per almeno 2-3 mesi, meno gli integratori non sono medicinali, sono integratori spesso e volentieri derivati da sostanze naturali, meno di 2 mesi non si vede niente. Quindi se si deve dare un integratore, sempre farsi seguire da un veterinario o da un alimentarista per queste decisioni, non andate a prendere quello che vi consiglia l'amico oppure quello che ha la confezione più bellina sullo scaffale, e fatelo sempre in una maniera oculata, cioè in maniera saggia. Non mescolate e fatelo per un lasso di tempo abbastanza lungo. Per dire, faccio un esempio, se gli date l'integratore per gli zoccoli e glielo date per 20 giorni, non vedrete assolutamente nulla. Questo è solo un esempio, ma tanto per farvi capire. Errore numero 5. Non introdurre nuovi tipi di alimentazione dando al cavallo il tempo sufficiente per potersi abituare. Mi viene in mente un esempio fra tutti: quando c'è il cambio di fieno, a volte, io ho rivisto in giro, arriva il fieno nuovo e viene dato immediatamente il fieno nuovo e smesso di dare il fieno vecchio. Ecco, anche in quella condizione lì dovrebbe essere perpetrato almeno un periodo di una decina di giorni in cui viene mescolato un pochino il fieno vecchio con il fieno nuovo. Una cosa importante, ovviamente varia questa durata in funzione anche di che tipo di fieno è. Cioè, mi spiego meglio, se io do il fieno in balle quelle piccole, può essere anche invecchiato di un mese prima che inizi a darglielo, perché comunque in un mese riesce a fermarsi a livello di fermentazione. Mentre se io vado a dare il fieno in rotoballe, ecco che in quel caso è meglio se aspetto che sia vecchio almeno di 2 mesi. Cosa vuol dire che sia vecchio? Che sia stagionato almeno di 2 mesi, vuol dire che dal campo è stato tolto almeno 2 mesi fa. Questo sempre per un discorso di fermentazione, dobbiamo aspettare che il fieno sia fermo. Sto parlando ovviamente di le regioni dove usano appunto le ballette e il fieno. Poi nelle regioni come in Trentino, dove si adopera altre tecniche di somministrazione del foraggio, è chiaro che questa condizione qui vale, ma bisogna fare un po' diversamente. Questa cosa è ancora più vera per quanto riguarda l'alimentazione intesa come mangime. Io devo introdurre il nuovo mangime mescolandolo con il vecchio mangime, e questa cosa mi si deve ripetere per una finestra di almeno 10 giorni, dove andrò a diminuire il primo tipo di mangime e a aumentare il secondo tipo di mangime fino a che non arrivo a regime. Quindi va da sé che se voi andate a fare un corso di un paio di giorni da qualche parte, un clinic, delle gare eccetera eccetera, portatevi la roba da casa, è la cosa migliore. Portatevi una balletta di fieno da casa piuttosto che il mangime da casa, non prendete quello che vi danno nel posto dove andate, a meno che non siate più o meno nella stessa regione, per cui sapete che il fieno più o meno viene prodotto alla stessa maniera, allora può andare bene. Però diversamente assolutamente portatevi il fieno vostro e portatevi il mangime vostro. Fate un favore al cavallo, e in una condizione come può essere quella di una gara tutto vale, anche quello. Il cavallo dovrebbe lavorare a stomaco vuoto, questa è una fesseria. Non è così, il cavallo deve lavorare a stomaco pieno, non è che deve aver mangiato un'esagerazione di mangime, però un paio di chili di fieno sono l'ottimale prima di andare in campo a lavorare, oppure comunque prima di sottoporsi a uno sforzo intenso, qualsiasi esso sia. Se poi è un cavallo che è abituato a mangiare l'erba medica, ecco, quello è il momento giusto per dargli l'erba medica. Gli date un paio di chili di erba medica prima di andare in campo, se è abituato a mangiare l'erba medica ovviamente. Questo perché? Perché l'erba medica ha già di per sé delle doti di tampone. Perché questo? Perché
al momento che noi cominciamo a chiedere di dare fatica al cavallo, lui cosa andrà a fare? Andrà a comprimere l'addome, e questa compressione dell'addome, classica per esempio nel galoppo, per dire che c'è anche un certo movimento di sciabordamento di quello che c'è dentro lo stomaco, fa sì che i succhi gastrici dello stomaco vadano un po' da tutte le parti. Mi scusino i veterinari che sono in ascolto, però io cerco di rendere la cosa proprio terra per farla capire a tutti, ok? Fate conto che lo stomaco è un sacchetto, se dentro ci sono dei succhi gastrici e io lo sbatacchio, questi succhi gastrici schizzano da tutte le parti. Nella parte alta di questo sacchetto, che è lo stomaco, c'è la zona che è meno protetta dalle mucose gastriche, dall'acidità dei succhi gastrici. Di conseguenza sono le condizioni ideali per cui si può sviluppare delle ulcere, che queste ulcere gastriche poi sono non solo estremamente dolorose e compromettenti per il cavallo, e su questo ne abbiamo già parlato in tanti altri video, ma sono anche estremamente costose da poi tamponare e mettere in ordine. Di conseguenza la cosa migliore da fare è dare sempre da mangiare, meglio un pochino di fieno piuttosto che il mangime, perché ne basta meno. Do un paio di chili di fieno da mangiare al mio cavallo in modo che gli faccia da tampone, che tenga questo liquido fermo, e poi vado in campo a lavorare. Bonus di fine video: l'acqua. L'acqua è importantissima per i cavalli. I cavalli hanno bisogno di acqua e fieno di ottima qualità. La cosa che vi consiglio io è usare dei serbatoi appositi per l'acqua, se avete la possibilità o se non avete l'attacco diretto all'acquedotto, e usate dei filtri per filtrare ogni impurità, o almeno diciamo quelle più importanti, prima di andarla a mettere nel serbatoio. Perché questo è importante? Perché un'acqua pessima fa sì che il cavallo beva di meno, beve proprio quando non ne può più e magari beve pochi sorsi. Un cavallo ha bisogno di bere almeno 3 litri d'acqua per ogni chilo di fieno ingerito. Se un cavallo mangia 8-10 kg di fieno al giorno, sapete già quanti più o meno litri d'acqua ha bisogno. Poi se ci mettete anche il lavoro e ci mettete la sudorazione, per esempio in estate, ecco che si arriva facilmente a 50, anche 60 litri al giorno. Pensate a una fattrice che allatta. Quindi l'acqua è una componente fondamentale dell'alimentazione del cavallo, e deve essere un'acqua pulita e anche fresca. Fresca cosa significa? Che deve essere più o meno a temperatura ambiente, qualche grado meno. Chiaro che la temperatura ambiente, se è 40 gradi, non va bene. Se io ho un beverino piccolo, è probabile che magari l'acqua nella tubazione si riscaldi e quando il cavallo va a bere beve meno, perché l'acqua che gli arriva è molto calda. La cosa migliore in quei casi lì è sempre usare dei recipienti grandi dove l'acqua ha la possibilità di non andare a prendere delle temperature importanti. Noi per esempio cos'è che facciamo? Noi abbiamo questi serbatoi d'acqua qui che sono 3000 litri l'uno, ne abbiamo 2, e ci mettiamo una volta all'ora circa 150 litri per serbatoio di acqua dal pozzo. Perché facciamo questo? Per 2 motivi. Primo, per non stressare troppo il pozzo, quindi per non togliere troppa acqua tutta insieme al pozzo, e secondo perché a questa maniera l'acqua che arriva nuova si mescola con l'acqua vecchia e non arriva mai a avere una temperatura né troppo fredda né troppo calda. Il cavallo non gli piace l'acqua calda e non gli piace neanche l'acqua troppo fresca, quindi diciamo che dovrebbe essere intorno ai 15 gradi, 17 gradi, 20 gradi, più o meno l'oscillazione è quella. Quindi anche curare l'acqua è fondamentale. Questo è veramente un bonus che vi voglio dare perché è importante. Questo è tutto per il video di oggi, spero che vi abbia portato delle informazioni che magari non sapevate o che magari sapevate ma non eravate certi che funzionassero a questa maniera. Fatemi sapere cosa ne pensate sotto nei commenti e noi ci vediamo nel prossimo video. Oh, galloping dreams, we ride far and wide. In a world so vast, we feel alive underneath the open sky.